Immagina un bel piatto di pasta con tutti gli ingredienti pensati al loro posto come un'armonica sinfonia. Oggi la nostra musica è davvero molto buona perché prepariamo dei gustosi rigatoni con crema di patate, cozze e guanciale. Per questa ricetta iniziamo proprio dalle cozze, andiamo a pulirle. Per prima cosa eliminiamo la barbetta, ovvero il bisto che sporge appunto dalla cozza. Dopodiché con una paglietta eliminiamo le impurità sul guscio, mentre per le sedimentazioni calcaree usiamo il dorso di un coltello. È il momento di far dischiudere le cozze. Prendiamo una pentola molto capiente, ci versiamo le cozze, alziamo il fuoco al massimo, aggiungiamo uno spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo, del peperoncino, dell'olio e del vino bianco. E ora, sempre col fuoco al massimo, chiudiamo con un coperchio e le lasciamo dischiudere. Le cozze sono pronte, non ci resta che separare i molluschi dai gusci. Ora che le cozze si sono dischiuse, io devo filtrare il loro succo, quello che hanno rilasciato appunto durante la cottura, e lo filtro con un colino a maglie molto strette per trattenere le eventuali impurità. Ecco qua. Quest'acqua ci servirà poi per fare la nostra crema di patate successivamente. È il momento di separare il mollusco dal guscio. Tiro via la cozza, la metto nella sua acqua così rimarrà molto succosa ed elimino il guscio. Faccio così per tutte le cozze, tranne che per qualcuna che terrò intera per la decorazione finale del piatto. Magari quelle un po' più piccoline, che sono un po' più graziose. Le nostre cozze sono al caldo nel loro liquido e adesso ci dedichiamo alle patate che sbuccio e taglio a pezzetti. Dopo le patate ci dedichiamo al guanciale che ho già tagliato a fettine spesse circa mezzo centimetro e adesso riduco in listerelle. In questo pentolino c'è dell'acqua che bolle, la salo e ci metto le patate. Le faccio lessare. Mentre le patate lessano, noi rendiamo croccante il nostro guanciale mettendolo in una padellina. Lo facciamo soffriggere e facciamo sciogliere il grasso. Il guanciale è pronto. Lo scolo dal suo grasso. Le patate sono cotte. Spengo il fuoco, le scolo e le metto dentro a questo bricco perché poi andremo a preparare una buonissima crema di patate. Per la mia crema di patate aggiungo l'acqua, solo l'acqua, delle cozze nelle patate. Quanta me ne serve per ottenere una crema fluida, né liquida né troppo densa. Aggiungo qualche fogliolina di timo, un goccio d'olio extravergine d'oliva e frullo. E la mia crema di patate è pronta. Una volta ottenuta la giusta fluidità, assaggiatela e poi regolatela di sale e di pepe. L'acqua sta bollendo, aggiungo il sale e calo la pasta. Siamo a metà cottura della pasta. Io la scolo e la metto in questa padella. Terminerò la cottura con l'acqua delle cozze che ho tenuto da parte.
Se non dovesse bastare possiamo poi continuare con l'acqua di cottura della pasta. La pasta è al dente, aggiungo un po' di crema di patate. Se serve aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura della pasta per rendere il tutto un po' più fluido e cremoso. Poi aggiungo le cozze e il guanciale croccante, ne tengo un po' da parte per decorare i piatti. Amalgamo tutto e aggiungo un po' di prezzemolo tritato finemente e poi siamo pronti per impiattare. Una volta pronti sono certa che non saprete resistere a questi deliziosi rigatoni, cremosi ed estremamente irresistibili, sapranno dare il giusto tocco di gusto alla vostra tavola.